Profezia che si autoavvera. Esoterismo? Pseudoscienza? O nient'altro che quisquiglie e pinzellacchere? No, scienze cognitive, sì. La profezia che si autoavvera non è soltanto un fenomeno molto reale, ma è anche estremamente comune. Ci influenza dalla mattina alla sera. Di che si tratta? Hai mai predetto che qualcosa ti sarebbe accaduto e poi ti è accaduto? L'avevo detto, va sempre a finire così. Era ovvio, me lo sentivo io. Molto spesso quella tua previsione è quella che ha fortemente aumentato le probabilità che la stessa si avverasse. Sì, è un fenomeno psicologico molto chiaro e confermato da un mare di ricerche ed esperimenti. Spesso le tue previsioni si avverano perché il tuo comportamento le fa accadere, consciamente o subconsciamente. E com'è possibile? In sostanza fai una previsione. L'aver pensato a cosa può accadere genera un cambiamento nel tuo comportamento, che rende più probabile la stessa previsione. È un c***o di loop. Sì, davvero, si chiama positive feedback loop. Ti autosuggestioni, pensi che non ce la farai, ti comporti di conseguenza. Poi noti che effettivamente non ce la stai facendo, ti la segni dentro. E poi minchia sei un cazzo di Nostradamus. Potresti evolverti pensando in rime. L'abbiamo già detto altre volte. Disegni per cui diventi ciò che pensi. Earl Nightingale diceva che la mente è come una terra da coltivare, farà crescere ciò che semini. Quindi sì, è meglio essere ottimisti. È confermato. Se ne parlava già nella Grecia antica. Nella mitologia greca troviamo molti esempi. Il mito di Edipo, il mito di Narciso, il mito di Pigmalione. Questo scultore che decide di scolpire la statua di donna più bella di sempre, secondo i suoi canoni, e poi finisce per innamorarsene. Ma è Robert Merton il primo a introdurre il concetto in sociologia nel 1948. A suo seguito Robert Rosenthal lo introduce in psicologia nel 1968, con un paio di esperimenti interessanti, e decide di chiamarlo effetto Pigmalione. Ma siccome Rosenthal è un figo, lo chiamiamo anche effetto Rosenthal. Nei giorni nostri è Voldemort, uno degli ultimi esempi trendy di profezia che si autoavvera. So che quel bimbo mi ucciderà, finisco per combatterlo, muoio. Genio. Propongo di cambiare ancora nome. Effetto Voldemort. Anzi, aspetta. Effetto tu sai chi. Bando alle ciance. Come funziona? Queste profezie non si avverano sempre, ma sono reali e potenti. Se ci si sente baciati dalla fortuna, il nostro comportamento cambia, si diventa più ambiziosi, si aumenta lo sforzo. Chi si crede fortunato ha motivazione di successo, quindi funziona anche in chiave positivista. Sì, di fatto la profezia che si autoavvera è relazionata a una situazione positiva, quando invece è negativa verrebbe chiamata effetto golem. E qua sì che ci siamo con il nome. Golem. Cattiveria. Questi effetti, che per comodità considereremo come un tutto, condizionano sia noi che gli altri. L'esperimento portato avanti da Rosenthal e Jacobson alla fine degli anni 60 è il più famoso e spiega il potere della suggestione verso gli altri. Degli scienziati entrano in una scuola e fanno dei test di intelligenza su dei bimbi. Mostrano i risultati agli insegnanti, segnalando quali bimbi sono più intelligenti. Gli insegnanti ora sanno chi è dotato di maggiori abilità. Dopo 12 mesi gli scienziati tornano e controllano come sono andati i bimbi durante l'anno scolastico. Quelli segnalati sono andati decisamente meglio. Primi della classe. Magia! Ma che diamine di test gli avranno fatto? Nessuno! Gli scienziati hanno sparato a caso, ma dicendolo agli insegnanti qualcosa è accaduto. Quei bimbi hanno imparato meglio. Si sono notate 4 condizioni che hanno influenzato l'apprendimento di quei pargoletti. Il clima. C'era una situazione più armonica tra gli insegnanti e i finti geni, perché gli insegnanti erano felici di avere tali bimbi con cui interagire. Input. Se so che sei più intelligente, ti passo più materiale. Opportunità di responso. Ti do la possibilità di parlare di più, di dire la tua. Ti do più spazio. Feedback. Ti spingo verso la soluzione e sono più propenso ad accettare una risposta di bassa qualità da parte tua e a spiegarti come raggiungere la soluzione corretta. Gli insegnanti hanno inaspettatamente avvantaggiato i bimbi fintigeni. La cosa assurda è che questo esperimento è stato realizzato con risultati analoghi tra persone e topi. Topi! Perché non si tratta solo di linguaggio, ma di propensione, di approccio. La profezia che si autoavvera può essere legata anche a un concetto di fortuna. Richard Wiseman è un personaggio che per oltre un decennio ha studiato la psicologia della fortuna e si chiama Richard Wiseman. Riccardo uomo saggio, va ascoltato. Ha scoperto che le persone creano la propria dose di fortuna quando sono più aperte all'inaspettato, più ottimisti verso l'ignoto, e ha fatto un test divertente. Ha diviso dei soggetti tra chi si riteneva fortunato e chi sfortunato e ha fatto contare loro il numero di fotografie presenti in una rivista, il più velocemente possibile. Chi si riteneva fortunato ha finito molto più in fretta, ma non perché ha contato più velocemente, bensì perché ha notato nella prima pagina della rivista a caratteri cubitali: smetti di contare
Ci sono 43 foto in questa rivista. Chi si riteneva sfortunato aveva così forte attenzione nel contare che si è perso di vista il suggerimento. Se sei più aperto di mentalità e ottimista, noti queste cose, superi le difficoltà con più armonia e la tua performance sarà migliore. Un esempio ulteriore, più terra-terra è utile. Sei sicuro di te e pensi di piacere ad un ragazzo o ad una ragazza. Agisci in modo fiducioso e indipendente. All'altra persona questa cosa piace e dimostra interesse. Ed ecco che hai conferma che piaci a quel ragazzo o ragazza. Hai appena influenzato te stesso, cambiato il comportamento. Ma come visto prima, puoi cambiare anche quello degli altri. Pensi che una ragazza sia bella? Glielo fai capire. La ragazza va a casa, si guarda allo specchio e si vede più bella. Grazie a te. La ragazza acquista confidenza, cambia comportamento e il suo nuovo modo di porsi ti convince che la ragazza sia bella. In sostanza siamo le solite, il nostro cervello è un gran casino e ci condiziona. Oppure la frase che ho appena detto è totalmente sbagliata ed è un esempio perfetto di profezia che si autoavvererà. La frase giusta è che dove sei oggi è dove i tuoi pensieri ti hanno portato. Domani sarai dove i tuoi pensieri ti porteranno. E ringraziamo James Allison per questa massima. Il nostro credo diventa realtà. Subiamo la realtà che creiamo. Vediamo ciò che creiamo. È una questione di cambiare il proprio mindset. Un tuo mindset è un setup della tua mente per semplificare tutta una serie di concetti in un dato momento. Predire, agire. Il mindset è in mezzo a tutto. Ed è lì che dobbiamo lavorare. La prossima volta che devi approcciare un task o un goal, pensa a quello che vorresti ottenere. E credici con tutto te stesso. Le tue azioni seguiranno di conseguenza. Prova ad agire come se avessi già raggiunto quel goal. Di certo non accadrà nulla di male se decidi di crederci. Usa pratiche di visualizzazione. E attenzione, al nostro cervello non piacciono le negazioni, non le sa leggere. Ricordate di non pensare all'elefante rosa. Quindi pensa a quello che vorresti ottenere e non a quello che non vorresti accadesse. Sono due cose diverse. E non sperare. Credici, la fortuna aiuta gli audaci. Il pigro si ostacola da solo, diceva Seneca. E crederci è da audaci. Cancro. Lo stress è la vostra parola del giorno. Ve lo trascinate dietro come una pelliccia, soprattutto a causa di quel disagio professionale che non riuscite a risolvere. A frustrarvi ci pensa